Lunedì, giorno di festa ai Mondiali di Cortina 2021 presentati da Telepass. E la parola perfetta per provare a riassumere tutto quello che è successo oggi sotto i cieli di Cortina, che è stato molto, anche troppo per non farsi prendere un coccolone, è carnevale. Coriandoli di Eterno, pezzetti di carta colorata lanciati per aria, che fa allegria e che in un attimo è subito, per l'appunto, un carnevale. Dolcetto o scherzetto, dicono gli americani, mascherati da zucche o cose così, nella loro giornata di paura e glicemia, quella di Halloween, che oggi abbiamo imparato a festeggiare anche alle nostre latitudini. Dolcetto o dolcetto, diciamo invece noi, che di bonbon prelibati oggi ne abbiamo visti recapitare ben 4 sul vassoio delle Tofane, per una scorpacciata da indigestione, che pure ci porta, però, solo a metà strada nel cammin di questo nostro mondiale. Combinata, quindi, maschile e poi anche femminile, o meglio, viceversa. Ma che combinazione! Qui ci casca a pennello, perché infilare 4, dicasi 4 cancelletti e tracciature diverse è un'impresa degna quasi degli acrobati del Cirque du Soleil. I favoriti allora sono i nomi forti: Arlecchino e Pantalone, Pulcinella e Meopatacca. Facciamo così, i favoriti della vigilia sono chiari, i fenomeni assoluti, che anche in un'annata senza lo straccio di una combinata si presentavano al via convinti di non essersi dimenticati come si fa a vincerne una. Partiamo dal femminile. Federica Brignone è la detentrice della Coppa di Specialità, che orfana di un anno zoppo resterà tale ancora, fino ad una prossima incoronazione. Parte da favorita e nella prima manche arriva da favorita, dritta come un fuso, addomestica il Super G del mattino che apre le danze del Lundi Gras, che sarebbe Mardi Gras in teoria, mettendo in riga tutte le altre. A un centesimino solo di distanza, che sarà anche la distanza minima possibile in assoluto, almeno nello sci, ma che in questi mondiali comincia a ritornare piuttosto spesso, è l'altra azzurra, la splendida e sorridente Elena Curtoni, che prende la DeLorean e torna indietro nel tempo per una prova quasi perfetta. Terza, la favorita vera, o meglio l'altra favorita vera, Mikaela Shiffrin. Sulla carta dovrebbe difendersi in questa manche, ma è pur sempre quella che nell'ultimo Super G e basta, ha portato a casa il bronzo. Ed infatti, pronti via, getta la maschera e con il pettorale 28, che chissà da quanti anni non si vedeva addosso, piazza il terzo parziale di manche. Occhio però alla coppia Occhi di Gatto, due sorelle che hanno fatto un patto, anche se sorelle non sono, ma che sembrano avere la stessa magnifica idea in testa. Michelle Gizin, il cui sorriso si fa sempre ben volere, e la grande Petra Vlova, che stampano un Super G pulito pulito, veloce veloce, e chiudono rispettivamente quinta e settima, a un tiro di sputo o lancio di coriandoli dalle migliori, e in perfetta posizione per puntare al colpaccio nella seconda manche, quella di slalom. Nel Super G dei maschietti invece qualche sorpresina o sorpresona alla fine c'è, se non nei nomi quantomeno nel cronometro. Anzi no, aspetta, anche nei nomi. Il miglior tempo di manche sembra essere del capopopolo, il francese Alexis Pinturault, favorito impraticabile per tutti gli altri, uno su cui i bookmakers in combinata non accettano più neppure le puntate. Ma vederlo in cima, già dopo il Super G, nonostante la classe e nonostante il bronzo di giovedì scorso, è di sicuro tanta roba. Quarto, il buon Matthias Mayer, che quarto è quarto, ma che nell'economia delle due manche avrebbe di sicuro voluto non essere già dietro al francese. Tra loro due, nel mezzo, un nome che dovremmo aver già sentito da qualche parte questa settimana, tale Vincent Krickmayer, austriaco, travestito da Remida fin da quando è arrivato qui. Tutto lineare o quasi, ma è carnevale e ogni scherzo vale, e il canadese James Crawford, classe 1997, con il glaciale pettorale numero 32, mentre a casa già sull'acqua della pasta fa la manche della vita. Primo, primissimo, e fino al pomeriggio nessuno gli può dire che non è vero. Bravo lui. La combinata è come un carnevale, dicevamo, come un puzzle o come un mosaico. Meglio ancora come uno di quei puzzle di plastica in cui devi riordinare i numerini da 1 a 15. È pura matematica, ma se sbagli una mossa sei finito. Ecco, la combinata è così, un gioco di incastri, di secondi e di conteggi. E nelle seconde manche, infatti, i distacchi di secondi si accumulano. Le prime porte dello slalom mietono vittime illustri e le non specialiste dei paletti stretti inforcano, inciampano, escono. Sfortunata la nostra Federica Brignone, che esce subito ed esce presto, dando l'addio ai sogni di medaglia. E con lei quasi la metà delle altre, perché lo slalom è una bestia complicata. Alla fine, giù in fondo, ne arrivano solo 3. Mikaela Shiffrin, stratosferica perfetta e prima, Petra Vlova seconda e Michelle Gizin terza. Le altre non pervenute. O meglio, pervenute, ma oggi hanno fatto un altro sport.
Quarta la nostra Elena Curtoni, prima tra le umane, ma con quasi 2 secondi e mezzo dalle aliene su in cima. Delle 30 che partono ne arrivano soltanto 16, mal contate la metà, e i distacchi sembrano davvero uno scherzo di carnevale. Anche nei maschi quel burlone del tracciatore fa volare fuori dalla pista tutti quelli che allo slalom non danno propriamente del tu. Il ragazzino canadese si difende come può e chiude quarto. Krickmayer non solo non vince, ed è già una notizia, ma neppure arriva, né tantomeno arriva Mayer. Fuori entrambi. Sembra che il tappeto rosso sia stato steso per Sua Maestà Pinturò, quando ecco che all'improvviso un altro austriaco, Marco Schwarz, quinto nella prima manche, azzecca gli spigoli migliori di giornata e per 4 centesimi arriva davanti a tutti. Mani nei capelli per il francese. Per un istante tra i due è stallo alla messicana, ma alla fine a vincere è ancora l'Austria. Primo Marco Schwarz, secondo Pinturò alla seconda medaglia mondiale e terzo lo svizzero Meillard. Anche qui, dal quinto in giù, i distacchi si fanno abissali. Dominio delle seconde manche, allora, con 6 medagliati su 6 provenienti dalle discipline tecniche, che scaldano i motori per il resto dei loro mondiali. Io sono Jacopo Pozzi e questo è il Diario dei Mondiali e oggi confetti per chi vince, che festeggia, dispiacere per chi perde, che invece spiega. È la storia più vecchia del mondo, ma nel mondo che tutto brucia e tutto consuma, oggi il nostro abbraccio va in particolare a Michaela Schifrin, che ci è mancato veder sorridere, che ha davvero la magia di sembrare sempre sincera quando parla e che vale molto, molto di più del già suo strepitoso palmarès, la regina del nostro carnevale.